Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi, perché abbiamo preparato qualcosa di veramente speciale, qualcosa di, diciamo decisamente fuori dal comune per noi. Come avrete intuito dal titolo, oggi parleremo di Burak e Neslihan, una coppia che ammiriamo molto, e di un evento a cui hanno partecipato, un ballo in maschera. Ma non un ballo in maschera qualunque. Stiamo parlando di un ballo in maschera con costumi tradizionali. Immaginate la scena: eleganza, storia, tessuti preziosi e un'atmosfera da sogno. Nel corso di questo video, analizzeremo i loro look nel dettaglio, cercando di capire cosa li rende così speciali e perché hanno catturato l'attenzione di tutti. Cercheremo di individuare le influenze culturali dietro le scelte dei costumi, i tessuti utilizzati, gli accessori e, ovviamente, il significato che si cela dietro ogni dettaglio. Preparatevi perché faremo un vero e proprio viaggio alla scoperta di tradizioni secolari, reinterpretate in chiave moderna da una coppia iconica come Burak e Neslihan. Prima di iniziare, però, vi chiedo un piccolo favore. Se vi piace questo tipo di contenuto, se siete appassionati di moda, tradizioni, cultura e, perché no, anche di gossip e lifestyle, vi invito ad iscrivervi al nostro canale. Non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessun video futuro. Ogni settimana cerchiamo di portare contenuti nuovi, interessanti e che possano stimolare la vostra curiosità. Quindi, non esitate, iscrivetevi subito. Bene, ora che abbiamo fatto le presentazioni, direi che possiamo finalmente entrare nel vivo della questione. Burak e Neslihan, cosa dire di loro? Sono una coppia che incarna eleganza, stile e una certa aura di mistero. Li abbiamo visti indossare abiti firmati sui red carpet, look casual chic nella vita di tutti i giorni, ma vederli immersi in un contesto così ricco di storia e tradizione come un ballo in maschera con costumi tradizionali, è qualcosa di completamente diverso. È un'opportunità unica per scoprire un lato di loro che forse non conoscevamo. Immaginate la scena: un salone illuminato da candele, musica soffusa, dame e cavalieri che si muovono elegantemente sulla pista da ballo. E poi, ecco che fanno il loro ingresso Burak e Neslihan. Un'apparizione che lascia tutti senza fiato. I loro costumi non sono semplicemente degli abiti, ma delle vere e proprie opere d'arte, frutto di un lavoro artigianale incredibile e di una profonda conoscenza delle tradizioni. Partiamo dall'analisi del costume di Burak. Generalmente, in contesti del genere, gli uomini tendono a optare per abiti che richiamano figure storiche importanti, magari re, condottieri o aristocratici. E Burak non fa eccezione. Il suo costume sembra ispirarsi a, pausa per creare suspense, un sultano ottomano. Sì, avete capito bene. Un abito sontuoso, ricco di broccati, velluti e ricami dorati. Il colore dominante è un blu profondo, simbolo di potere e regalità, intervallato da inserti in oro che ne esaltano la preziosità. La giacca, lunga e avvitata, è un trionfo di dettagli, bottoni gioiello, passamanerie elaborate e un colletto alto che gli conferisce un'aria nobile e austera. Sotto la giacca si intravede una camicia in seta bianca, candida e luminosa, che contrasta con il blu intenso dell'abito. Ma l'elemento che cattura immediatamente l'attenzione è il copricapo, un turbante imponente, ornato da piume di pavone e pietre preziose. Un simbolo di potere e prestigio che completa alla perfezione il suo look. E Neslihan? Neslihan è semplicemente radiosa. Il suo costume sembra ispirarsi a, altra pausa strategica, una sultana ottomana. Ovviamente, in perfetta sintonia con l'abito di Burak. Ma la sua interpretazione è ancora più sofisticata e femminile. Il suo abito è un tripudio di colori e tessuti pregiati. Il corpetto, aderente e ricamato con perle e cristalli, mette in risalto la sua silhouette. La gonna, ampia e fluente, è realizzata in un tessuto leggero e impalpabile, che le conferisce un'aria eterea e leggiadra. I colori dominanti sono il rosso, simbolo di passione e amore, e l'oro, simbolo di ricchezza e prosperità. Ma ciò che rende il suo look veramente speciale sono i dettagli, i gioielli scintillanti, gli orecchini pendenti, la collana elaborata e, soprattutto, la tiara che le adorna i capelli. Una tiara preziosa, tempestata di diamanti e rubini, che la trasforma in una vera e propria regina. Ma al di là dell'estetica, è importante capire il significato che si cela dietro questi costumi. L'impero ottomano è stato un impero potente e influente, che ha dominato per secoli una vasta area geografica, lasciando un'eredità culturale ricchissima.
Scegliere di ispirarsi a questo periodo storico per un ballo in maschera è un modo per celebrare la storia, la cultura e le tradizioni di un popolo. E Burak e Neslihan lo fanno con grande rispetto e consapevolezza. Non si limitano a indossare un abito, ma si immergono completamente nel ruolo, studiando i dettagli, i gesti, le espressioni. Si trasformano in veri e propri personaggi storici, capaci di trasportarci in un'altra epoca. Ma cosa rende questi look così incredibili? Sicuramente la cura dei dettagli, la scelta dei tessuti pregiati, la maestria degli artigiani che hanno realizzato i costumi. Ma c'è qualcosa di più, qualcosa di intangibile, che emana da Burak e Neslihan. È la loro passione, la loro dedizione, il loro amore per la cultura e la tradizione. Indossare un costume tradizionale non è solo una questione di estetica, ma anche di rispetto e di consapevolezza. Significa comprendere il significato che si cela dietro ogni dettaglio, onorare la storia e la cultura di un popolo. E Burak e Neslihan lo fanno in modo impeccabile, dimostrando ancora una volta di essere una coppia iconica, capace di ispirare e di emozionare. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto come Burak e Neslihan abbiano interpretato con maestria e eleganza il tema del ballo in maschera con costumi tradizionali. Abbiamo analizzato i loro look nel dettaglio, individuando le influenze culturali, i tessuti utilizzati, gli accessori e il significato che si cela dietro ogni dettaglio. Abbiamo capito come indossare un costume tradizionale non sia solo una questione di estetica, ma anche di rispetto e di consapevolezza. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'analisi dei look di Burak e Neslihan. Spero che vi abbia ispirato a guardare con occhi diversi la moda e la cultura, a valorizzare le tradizioni e a scoprire la bellezza che si cela dietro ogni dettaglio. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti tanto quanto io nel realizzarlo. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate dei look di Burak e Neslihan. Qual è il dettaglio che vi ha colpito di più? Quale costume vi è piaciuto di più? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. E ora, la parte più importante. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al nostro canale. Ricordate di attivare la campanella per non perdere nessun video futuro. Un grande abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ma aspettate, non è ancora finita. Prima di concludere definitivamente questo video, sento il bisogno di approfondire alcuni aspetti fondamentali di questa incredibile serata. Non possiamo limitarci a descrivere semplicemente gli abiti. Dobbiamo scavare più a fondo e capire perché la scelta di Burak e Neslihan sia stata così azzeccata e perché abbia generato tanta ammirazione. Innanzitutto, è cruciale comprendere il contesto del ballo in maschera. Non si trattava di un evento qualsiasi, ma di una serata di beneficenza organizzata da una fondazione che si occupa di preservare il patrimonio culturale ottomano. Questo spiega, in parte, la scelta di Burak e Neslihan di indossare costumi ispirati a quel periodo storico. Non si trattava solo di una questione di stile, ma anche di un gesto di sostegno e di sensibilizzazione nei confronti di una causa importante. Inoltre, la scelta dei costumi ottomani ha un significato ancora più profondo se consideriamo le origini di Burak e Neslihan. Entrambi sono di origine turca e, quindi, legati culturalmente e storicamente all'impero ottomano. Indossare questi abiti per loro è stato un modo per onorare le proprie radici, per celebrare la propria identità e per riaffermare l'importanza della propria cultura. Approfondiamo ora l'analisi del costume di Burak. Abbiamo già detto che si ispira a un sultano ottomano. Ma quale sultano in particolare? Osservando attentamente i dettagli del suo abito, possiamo notare delle somiglianze con i costumi indossati da Solimano il Magnifico, uno dei sultani più potenti e influenti della storia ottomana. Il blu profondo del suo abito, l'oro dei ricami e il turbante imponente ricordano l'opulenza e la grandezza del suo regno. Ma c'è un altro dettaglio interessante da considerare: lo sguardo di Burak. Durante la serata, Burak ha mantenuto un'espressione seria e concentrata, che ricordava la severità e l'autorevolezza dei sultani ottomani. Si è immerso completamente nel ruolo, trasmettendo un senso di potere e di rispetto che ha catturato l'attenzione di tutti. Passiamo ora al costume di Neslihan. Abbiamo detto che si ispira a una sultana ottomana, ma anche in questo caso è importante capire quale sultana in particolare. Il suo abito, con il corpetto aderente e la gonna ampia, ricorda i costumi indossati dalle consorti dei sultani.
Donne potenti e influenti che spesso svolgevano un ruolo importante nella politica e nella società ottomana. Il rosso del suo abito, simbolo di passione e amore, potrebbe essere un riferimento a Roxelana, la celebre concubina di Solimano il Magnifico, una donna di grande intelligenza e ambizione che riuscì a diventare la sua sposa e a esercitare un'influenza notevole sul suo regno. Ma al di là dei riferimenti storici, il costume di Neslihan è un'ode alla femminilità e all'eleganza. I gioielli scintillanti, la tiara preziosa e il trucco impeccabile mettono in risalto la sua bellezza naturale, trasformandola in una vera e propria regina. Il suo sorriso radioso e la sua grazia nei movimenti trasmettono un senso di gioia e di serenità che ha conquistato tutti i presenti. E la chimica tra Burak e Neslihan era palpabile. Si guardavano con occhi pieni d'amore ed ammirazione. Si tenevano per mano con affetto e si scambiavano sorrisi complici. La loro intesa era evidente e ha reso la loro apparizione ancora più memorabile. Ma non è solo la loro bellezza e la loro eleganza a renderli una coppia iconica. È anche la loro umiltà, la loro generosità e il loro impegno sociale. Burak e Neslihan sono sempre in prima linea quando si tratta di sostenere cause importanti e di aiutare chi è in difficoltà. E la loro partecipazione a questo ballo in maschera di beneficenza è l'ennesima dimostrazione del loro grande cuore. Non si sono limitati a indossare un abito elegante, ma hanno contribuito attivamente alla raccolta fondi, sensibilizzando l'opinione pubblica e donando un contributo significativo alla fondazione. In conclusione, la partecipazione di Burak e Neslihan a questo ballo in maschera con costumi tradizionali è stata un evento straordinario, che ha unito eleganza, storia, cultura e beneficenza. La loro scelta di ispirarsi all'impero ottomano è stata azzeccata e significativa, un modo per onorare le proprie radici, per celebrare la propria identità e per sostenere una causa importante. I loro costumi, frutto di un lavoro artigianale incredibile, sono delle vere e proprie opere d'arte, ricche di dettagli e di significati simbolici. Ma al di là dell'estetica, è la loro passione, la loro dedizione e il loro amore per la cultura e la tradizione a renderli una coppia iconica, capace di ispirare e di emozionare. E ora, prima di salutarvi definitivamente, vorrei lanciare una sfida a tutti voi che ci state guardando. Provate anche voi a riscoprire le vostre radici, a valorizzare le vostre tradizioni e a celebrare la vostra cultura. Indossate un costume tradizionale, partecipate a un evento culturale o semplicemente raccontate una storia del vostro passato. Scoprirete la bellezza e la ricchezza che si celano dietro ogni dettaglio e vi sentirete ancora più orgogliosi della vostra identità. E chissà, magari anche voi, come Burak e Neslihan, potrete ispirare e emozionare gli altri con la vostra passione e la vostra dedizione. Grazie ancora per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'analisi dei look di Burak e Neslihan. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate della mia interpretazione dei loro costumi. Quali sono i dettagli che vi hanno colpito di più? Quali sono le vostre tradizioni preferite? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. E ora, la parte più importante. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al nostro canale. Ricordate di attivare la campanella per non perdere nessun video futuro. Un grande abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Un'ultima cosa, perché ci ho pensato ora. Molti di voi si staranno chiedendo, ma dove hanno trovato questi costumi spettacolari? Chi li ha creati? Ebbene, ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che i costumi di Burak e Neslihan sono stati realizzati da un atelier di alta moda specializzato in costumi storici. Si tratta di un piccolo laboratorio artigianale situato a Istanbul, che da generazioni si dedica alla creazione di abiti ispirati alla storia ottomana. L'atelier utilizza solo tessuti pregiati e tecniche di lavorazione tradizionali, tramandate di padre in figlio. I ricami sono realizzati a mano da abili artigiani, che utilizzano fili d'oro ed argento per creare disegni intricati e dettagli preziosi. I bottoni sono realizzati con pietre preziose e i copricapi sono ornati da piume e perle rare. Il proprietario dell'atelier, un uomo di nome Ahmet, è un vero e proprio esperto di storia ottomana e si dedica con passione alla ricerca di tessuti e modelli originali. Ha studiato a lungo i costumi dei sultani e delle sultane e si ispira alle immagini e alle descrizioni dei libri antichi per creare abiti autentici e fedeli alla realtà storica.
Ahmet ha raccontato che Burak e Neslihan si sono rivolti a lui diversi mesi prima del ballo in maschera e gli hanno espresso il desiderio di indossare costumi ispirati all'epoca ottomana. Ahmet è stato entusiasta di accettare l'incarico e ha lavorato a lungo con Burak e Neslihan per definire i dettagli dei costumi. Hanno scelto insieme i tessuti, i colori, i ricami e gli accessori, tenendo conto dei gusti personali di Burak e Neslihan e del significato simbolico di ogni elemento. Ahmet ha raccontato che Burak e Neslihan sono stati molto coinvolti nel processo creativo e che hanno dimostrato una grande passione per la storia e la cultura ottomana. Il risultato è stato un capolavoro di artigianato e di creatività, un omaggio alla bellezza e alla ricchezza della storia ottomana. E la cosa più bella è che questi costumi non sono solo degli abiti, ma sono delle vere e proprie opere d'arte, capaci di raccontare storie e di emozionare. Quindi, la prossima volta che vedrete Burak e Neslihan indossare questi costumi, ricordatevi del lavoro e della passione di Ahmet e dei suoi artigiani, che hanno dedicato mesi alla creazione di questi capolavori. E ricordatevi anche del significato che si cela dietro ogni dettaglio, della storia e della cultura che questi abiti rappresentano. E ora, promesso, è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!